Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Benvenuti su Italiano Tales Easy Italian. Attivate la funzione di traduzione se volete capire meglio la storia. In un piccolo e tranquillo villaggio lontano dalla città viveva un giovane uomo di nome Antonio. Viveva una vita serena con sua madre. Era una donna anziana, gentile, dolce e piena d'amore. Si prendeva sempre cura di suo figlio. Ogni giorno cucinava per lui, puliva la casa e si assicurava che fosse comodo e felice. Per questo motivo, Antonio non doveva mai preoccuparsi delle piccole faccende quotidiane. Tutto era già fatto per lui. La sua vita era calma e semplice e lui si sentiva soddisfatto. I giorni passavano tranquilli e nulla sembrava disturbare la loro semplice felicità. Ma un giorno Antonio decise di sposarsi. La sua giovane moglie, Elise, si trasferì nella casa dove Antonio viveva con sua madre. All'inizio tutto sembrava meraviglioso. La casa era piena di sorrisi, conversazioni calorose e sogni per il futuro. La giovane coppia credeva che avrebbe vissuto una vita felice insieme. Tuttavia, con il passare del tempo, iniziarono lentamente ad apparire dei problemi tra la madre di Antonio e sua moglie. Le due donne erano molto diverse tra loro e, poco a poco, cominciarono a scontrarsi. Quelli che all'inizio sembravano piccoli disaccordi si trasformarono presto in frequenti discussioni. La madre di Antonio, che era sempre stata calma e gentile, iniziò a provare amarezza verso sua nuora. Si lamentava sottovoce ogni volta che ne aveva l'occasione. «Perché mio figlio ha sposato una donna come lei?» sussurrava. «È pigra e non rispetta le nostre tradizioni». Allo stesso tempo, Elise si sentiva infelice in quella casa. Sentiva che sua suocera la giudicava sempre e criticava tutto ciò che faceva. «Questa casa non sembra più la mia casa», disse un giorno ad Antonio. Una sera Antonio tornò a casa tardi dopo aver lavorato nei campi. Era molto stanco e molto affamato. «Mia cara», disse, «sono esausto. Per favore portami un po' d'acqua così posso lavarmi il viso». Ma Elise non disse nulla. Antonio la guardò sorpreso e parlò di nuovo. «Ho molta fame. Dov'è la mia cena?» Ancora una volta lei rimase in silenzio. Antonio iniziò a sentirsi irritato per quello strano silenzio. «Che cosa c'è?» chiese con rabbia.
perché non mi rispondi? Alla fine Elise lo guardò con le lacrime agli occhi e parlò piano. È tua madre, disse. Mi odia. Litiga sempre con me. Mi chiama stupida e pigra. Non posso più vivere nella stessa casa con lei. Antonio la guardò con dolcezza. Amava profondamente Elise e la sua bellezza e tristezza gli toccavano il cuore. Mia cara Elise, disse con calma, per favore prova a vivere in pace con lei. È una donna anziana. Non resterà con noi per sempre. Ma Elise scosse la testa con rabbia. No, rispose con decisione. Non dire così, non la sopporto più. Poi guardò Antonio negli occhi e disse parole che avrebbero cambiato tutto. Scegli, Antonio, o lei o me. Antonio si sentì completamente perso. Quella notte andò a letto senza mangiare nulla. Nel buio rimase sveglio a pensare alla sua situazione. Il suo cuore era diviso tra l'amore per sua madre e l'amore per sua moglie. Come posso fare una scelta così? Pensò. Mia madre mi ha dato la vita e si è presa cura di me per tutti questi anni. Ma Elise, la amo così tanto. Come potrei vivere senza di lei? La mattina seguente Elise si svegliò presto. Sembrava allegra, ma la sua voce era fredda quando parlò. Allora, chiese, hai preso la tua decisione? Sarà me o tua madre? Antonio si sentiva confuso e molto stanco emotivamente. La guardò e rispose piano. Voglio che rimaniate entrambe. Non voglio perdere nessuna di voi. Ma Elise scosse lentamente la testa. No, disse con fermezza, non è possibile. Devi scegliere. Se mi ami davvero, la allontanerai dalla nostra vita. È vecchia e morirà presto comunque. Io invece sono giovane e abbiamo ancora molti anni davanti a noi. Antonio non riuscì a trovare le parole. Rimase lì in silenzio, scioccato da ciò che aveva appena detto. Come può dire una cosa del genere su mia madre? Pensò. Tuttavia, durante tutta la giornata, mentre lavorava nei campi, le parole di Elise continuarono a tormentare la sua mente. Si ripetevano ancora e ancora nei suoi pensieri. Forse Elisa ha ragione, iniziò finalmente a pensare. Mia madre è già molto anziana. La sua vita non durerà ancora a lungo. Se non ci fosse più, io ed Elise potremmo vivere in pace, senza litigi
e senza problemi. Quando arrivò la sera, Antonio si sentiva esausto per tutti quei pensieri. Alla fine prese una terribile decisione. Quella notte parlò con Elise e disse piano: «Ho fatto la mia scelta. Domani porterò mia madre sulla cima della montagna. Là la spingerò giù dalla scogliera e finalmente potremo vivere da soli». Il volto di Elise si illuminò subito di soddisfazione. Gli portò rapidamente dell'acqua e, per la prima volta dopo molti giorni, cucinò con grande cura il suo piatto preferito. La mattina seguente, molto presto, Antonio svegliò dolcemente sua madre. «Mamma», disse piano, «vieni con me. Facciamo una passeggiata insieme. Ti porterò fino alla cima della montagna. L'aria lì è pulita e fresca, ti farà bene». Sua madre sembrò sorpresa, ma anche felice di sentire tanta gentilezza da parte di suo figlio. «Figlio mio», rispose con affetto, «è molto gentile da parte tua. È da tanto tempo che non vedo più le montagne». Poiché era troppo debole per camminare, Antonio la sollevò con attenzione tra le braccia. Poi iniziarono lentamente la lunga salita lungo il sentiero della montagna. Man mano che salivano sempre più in alto, l'aria diventava più fredda e pesante. Un profondo silenzio li circondava e nessuno dei due parlava. Finalmente raggiunsero la cima della montagna. Vicino al bordo della scogliera, la vecchia donna parlò piano. «Figlio mio», disse con dolcezza, «so perché mi hai portata qui. Capisco tutto». Antonio rimase immobile, incapace di muoversi. «Ma per favore», continuò lei con voce dolce, «stai attento. Quando mi spingerai giù, tieniti a quell'albero, così non cadrai insieme a me». Antonio rimase completamente scioccato dalle sue parole. La guardò, incapace di credere a ciò che aveva sentito. «Mamma», disse con la voce tremante, «tu sai quello che voglio fare. Eppure ti preoccupi ancora per la mia sicurezza. Anche adesso stai pensando a proteggermi». La vecchia donna lo guardò con un sorriso triste ma pieno d'amore. «Figlio mio», rispose dolcemente, «solo una madre capisce davvero che cos'è il vero amore». Poi aggiunse piano: «Un giorno lo capirai anche tu». Così Antonio decise di riportare sua madre a casa e di chiedere a sua moglie di andarsene. Avrebbe vissuto con sua madre e si sarebbe preso cura di lei, grato di aver finalmente preso la decisione giusta.
dopo aver preso la sua decisione, Antonio sollevò di nuovo sua madre con dolcezza tra le braccia e iniziò a scendere dalla montagna. Il sentiero era ancora ripido e difficile, ma in qualche modo sembrava più facile di prima. Era come se il peso pesante che premeva sul suo cuore fosse finalmente scomparso. Il silenzio tra loro era cambiato. Non era più scomodo o pieno di tensione. Ora era calmo e pieno di comprensione silenziosa. La vecchia donna, stanca ma serena, guardava gli alberi che passavano lentamente accanto a loro. Sul suo volto si vedevano calma e pazienza. Quando arrivarono al villaggio, la gente li guardò con sorpresa. Alcuni abitanti del villaggio cominciarono a sussurrare tra loro. «Perché porta sua madre in quel modo?» si chiedevano piano. Ma Antonio non prestò attenzione ai loro sguardi o ai loro sussurri. Continuò a camminare verso casa senza fermarsi. Sua madre notò la tristezza nel suo cuore. Appoggiò dolcemente la sua mano debole e tremante sul braccio di Antonio. «Figlio mio», disse piano, «non ti biasimo. So che stavi soffrendo. Eri diviso tra l'amore per tua moglie e il tuo dovere verso di me». Antonio si fermò per un momento, profondamente commosso dalle sue parole. «Mamma, mi dispiace tanto», disse con emozione. «Il mio amore per Elise mi ha reso cieco. Stavo per fare un errore terribile, ma il tuo amore, così puro e sincero, mi ha aiutato ad aprire gli occhi». La vecchia donna annuì lentamente, con un piccolo sorriso triste sulle labbra. «L'amore di una madre non ha limiti, figlio mio», disse con dolcezza. «Ma ora devi essere pronto ad affrontare le conseguenze della tua decisione». Quando Antonio arrivò a casa, Elise lo stava già aspettando. Sembrava emozionata e impaziente, sperando di sentire una buona notizia. Appena lo vide, corse subito verso di lui. «Allora?» chiese con impazienza. «È finita? Se n'è andata?» Ma Antonio rispose con calma, con una voce ferma. «No, Elise, mia madre resterà qui, sei tu che devi andartene». Il volto di Elise cambiò immediatamente. I suoi occhi si spalancarono per la sorpresa e la rabbia. «Cosa?» gridò. «Stai scegliendo quella vecchia donna invece di me? Io sono tua moglie, Antonio. Tu mi ami, lo so». Antonio la guardò con tristezza. «Ti ho amata, Elise, è vero», disse piano.
Ma mi hai chiesto qualcosa di impossibile. Mi hai chiesto di scegliere tra la donna che mi ha dato la vita e te, la persona che voleva portarmela via. Dopo aver sentito questo, come poteva il mio amore restare lo stesso? Furiosa, Elise fece un passo avanti stringendo i pugni. Sei debole, disse con rabbia. Un uomo che si nasconde sempre dietro sua madre. Se avessi davvero coraggio, avresti fatto quello che ti ho chiesto. Non meriti una donna come me. Anche se le sue parole lo ferivano, Antonio rimase calmo. Forse hai ragione, rispose piano. Forse non merito qualcuno come te. Ma so una cosa con certezza. Non merito di perdere una madre così amorevole. La rabbia di Elise esplose. Te ne pentirai, Antonio, disse con amarezza. Troverò qualcuno migliore di te, qualcuno che sappia fare la scelta giusta. Poi uscì di casa con rabbia, sbattendo forte la porta dietro di sé. La casa tornò silenziosa, lasciando Antonio solo con sua madre. Si voltò lentamente verso di lei. Mamma, disse dolcemente, se n'è andata. La vecchia donna sospirò piano. Figlio mio, rispose, l'amore a volte può essere egoista, soprattutto quando le persone sono giovani. Forse un giorno capirai il suo errore, ma oggi tu hai fatto la scelta giusta. Antonio si sedette accanto a sua madre. Si sentiva stanco, ma nel suo cuore c'era anche pace. Fuori il sole stava lentamente tramontando e una luce calda riempiva la casa. Una sensazione di calma si diffuse nella stanza. In quel momento Antonio capì finalmente qualcosa di importante. Il vero amore non chiede mai a qualcuno di fare ciò che è sbagliato. Aveva scelto l'amore più puro di tutti, l'amore di una madre. E da quel giorno la sua vita ricominciò, guidata dalla saggezza, dalla gratitudine e dalla pace. Happy learning! If you found this video helpful, please like and subscribe to support the channel. Drop your thoughts in the comment section. We read every comment. Stay tuned for more amazing content. See you in the next video.